Il Salone di Monaco è finito proprio oggi mentre sto pubblicando questo video e volevo un po' proporvi, un po' discutere con voi quali auto elettriche mi sono sembrate più interessanti di questo salone. Prima di iniziare vi consiglio vivamente di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, mi raccomando, è importantissimo, così siamo sempre di più, sempre più prove, sempre più cose nuove. Mi raccomando, lasciate un like per supportare il canale e guardate il video fino alla fine, mi raccomando, così YouTube può proporre questo video, se ti può piacere, anche ad altri utenti. Iniziamo subito con la Renault Megane elettrica. Qualche mese fa vi avevo un po' anticipato con i vari render che aveva proposto Renault nel suo sito questa nuova auto ed è finalmente realtà. Secondo me è una delle elettriche più interessanti di questo 2021 perché mira direttamente alla tedesca ID.3 e secondo me le darà un bel po' di filo da torcere. Secondo me Renault l'ha pensata veramente molto bene quest'auto, perché come la ID.3 che viene proposta in varie versioni di batteria, anche questa può essere proposta o come seconda auto, come ad esempio nei vari confronti che facciamo di famiglia, o qualcosa di più come proprio l'ID.3 con la versione più grande della batteria, per un tuttofare, diciamo, per certe situazioni che non sono di tutti ovviamente, però c'è sempre qualcuno che potrebbe utilizzarla come singola auto. Vi dico questo perché la nuova Megane sarà proposta in due versioni, una da 96 kW di potenza, ovvero 130 cavalli e 250 Nm di coppia, e l'altra da 160 kW di potenza, ovvero 218 cavalli con 300 Nm di coppia, che consente di passare quest'ultima da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi. Come vi ho detto prima, sono due le capacità di batteria che si possono scegliere, o 40 kWh di batteria che consentono un'autonomia di circa 300 km in base al ciclo WLTP, o 60 kW di batteria per un'autonomia di circa 470 km sempre nel ciclo WLTP. Proprio per questo motivo vi ho detto che può essere scelta come seconda auto di famiglia, quindi con la versione da 40 kWh di batteria, o una versione più grande di batteria ovviamente, ma che può essere utilizzata come principale auto di famiglia, sì, perché no, però in certi contesti, proprio come la ID.3. Ora parliamo della Oracat, un'auto che ha fatto veramente tanto discutere nel Salone di Monaco e debutterà in Italia e in Europa nel 2022, quindi veramente tra pochissimo, e le prenotazioni saranno già disponibili dal dicembre 2021. Con un'autonomia dichiarata di 400 km, la Oracat avrà una batteria di circa 63 kWh con un unico motore anteriore da ben 170 cavalli e 250 Nm di coppia, con una velocità autolimitata a 160 all'ora. L'accelerazione da 0 a 100 è da 8,5 secondi, da una massa di solo, tra virgolette, 1510 kg. Dico solo perché, come sappiamo, nel mondo dell'elettrico un po' il peso è un po' un problema, e rispetto a, diciamo, la versione che secondo me si potrebbe scontrare, tra virgolette, ovvero la Hyundai Kona Electric, che pesa 1685 kg, direi che non è per niente male. Ovviamente il design richiama un po' di auto diverse a parer mio, come si può ben vedere, ma se la cifra dovrebbe essere sui 30.000 euro, beh, non direi che non sarebbe niente male, perché un'auto con una batteria da 60 kWh sulla cifra dei 30.000 euro ancora non si è vista, anche perché secondo me i 350 km si possono fare più che tranquillamente. Quindi forse, se è veramente così sui 30.000 euro questo modello di auto, andiamo anche un po' a vedere un po' di calo di prezzi, tra virgolette, delle auto elettriche, che inizia forse a fare un po' di passettini. L'ha fatto già il passettino con la Dacia Spring, vediamo un po' con questa Oracat. Vi riparlo di Renault 5 perché anche qua ve ne avevo parlato all'inizio dell'anno, se non ricordo male, e secondo me è veramente uno spettacolo di auto. Non vedo l'ora che Renault la produca, perché non vedo l'ora di andarla a vedere in concessionaria. Eppure in lontananza si è fatto vedere il prototipo proprio al Salone di Monaco ed è uscita, diciamo, la notizia che questa nuova Renault 5 potrebbe arrivare nel 2023, quindi
neanche troppo lontano. Io sicuramente non vedrò l'ora di andarla a vedere. Parliamo di un'altra, diciamo, icona che ha fatto molto parlare, la Microlino, un'auto che viene prodotta in Italia, che ha già avuto 24.000 preordini e che sicuramente, come si può benissimo vedere da quello che abbiamo visto nelle foto, nelle immagini, diciamo che ridà vita alla Isetta, però in versione elettrica. Tra l'altro la consegna dei preordini dovrebbero arrivare già nella primavera del 2022, quindi tra pochissimo. L'autonomia può essere di 3 diverse tipologie, perché ci sono 3 diverse tipi di batterie, e l'autonomia, come vi ho detto prima, può essere o di 95 km o 175 o 230 km, con una potenza massima di 26 cavalli e una coppia massima di 118 Nm e con uno scatto da 0,50 di 5 secondi e una velocità massima di 90 km/h. Direi che questa Microlino come minicar per i 14 anni, 16 anni, ora non ricordo più bene da quanti anni si potrà guidare, non è male, anche perché il peso è di 435 kg. Però c'è un ma. Il prezzo secondo me è un po' too much. Si parla appunto di 12.000 euro. E ora parliamo della Cupra Urban Rail, un'auto che almeno io sono rimasto veramente a bocca aperta, troppo bella. Se effettivamente verrà prodotta così, chapeau veramente a Cupra, perché un'auto così nel mondo cittadino non si era mai vista, ed è un concept che dovrebbe arrivare nel 2025 in teoria, con una potenza di ben 435 cavalli ed uno 0-100 in 3,2 secondi, con un design che punta alla aerodinamica, perché abbiamo visto che è un prototipo più da gara. Forse c'è anche l'idea, se non ricordo male, che Cupra possa fare qualche garetta con questa Urban Rail, ma soprattutto con il suo enorme alettone dietro, che è veramente bellissimo a parere mio, ma con il colore che hanno presentato un po', diciamo tra virgolette, alla Lewis Hamilton, rendono tutto questo pacchetto un'auto stupenda a parer mio, per i miei occhi. Fatemelo sapere anche voi cosa ne pensate di questa Cupra Urban Rail. E finiamo con la Smart Concept, un SUV portato da Smart che avrà luce nel 2022, quindi speriamo tra poco, con un design molto pulito, tra virgolette minimal, a cui non mi dispiace troppo perché è veramente carino all'esterno, ma purtroppo, dico purtroppo, almeno a me non piace, gli interni sono veramente troppo, ma troppo pacchiani, e forse ci voleva qualcosina di più sobrio. Con un'autonomia di circa 430 km nel ciclo WLTP e una capacità di batteria di 70 kWh e una potenza di 250 cavalli, il nuovo Smart Concept è molto promettente, però ancora il prezzo non si sa nulla, perché sappiamo che gruppo tedesco, insomma, i prezzi anche delle Smart non è che siano così super economiche, e secondo me questo tipo di auto, quando avrà luce, quando la vedremo su strada, sicuramente non sarà per tutti. Tra l'altro, ultima notizietta che avevo visto che mi era piaciuta veramente tanto, Bosch ha fatto, diciamo, un prototipo di un cavo per le auto elettriche, dove semplicemente si smontava lo spinotto per esempio dall'asciugo o per caricare da una colonnina, quella là, lente per capirci, soltanto tramite un cavo, così senza avere per esempio i 2 cavi che di solito si ha nella auto elettrica, quindi uno per casa e uno per, che ne so, per attaccarla in qualche colonnina pubblica. Tra l'altro dalle foto, da quello che si è visto, hanno ridotto veramente tanto, ma tanto, il peso e il volume di questo cavo, quindi sembra anche molto più leggero e molto più ergonomico rispetto ad altri cavi che conosciamo oggi. Insomma, ve l'ho voluto un po' riportare come piccola news. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo Salone di Monaco, cosa vi è piaciuto. Ci sono ovviamente un sacco di altre auto che sono state presentate, vi ho voluto un po' riportare quelle che mi hanno un po' più impressionato, e anzi scrivetemi qua sotto nei commenti se casomai ti è piaciuta veramente così tanto un'auto in particolare, fammelo sapere qua sotto nei commenti, così la vado un po' a vedere, perché ovviamente
può essere che mi sia sfuggita qualche auto dopo tutte le notizie che sono uscite. Io vi chiedo assolutamente di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, mettete un like così supportate sempre il canale, condividete con amici, parenti eccetera. Vi ringrazio di aver visto questo video fino a questo punto, seguitemi soprattutto sul mio profilo Instagram dove vi aggiorno un po' e seguite soprattutto anche il canale Telegram delle offerte, che qualche volta metto qualche offertina di Amazon. Buona continuazione su YouTube e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video qua su YouTube.